Ciao ragazzi, oggi parliamo di Joe Bucci, grande atleta e icona del fitness della Golden Era. Bodybuilder dotato di un fisico armonico ed estetico, cesellato al punto giusto, esaltato da uno straordinario sviluppo delle braccia, Joe ha tentato la scalata ai vertici delle classifiche del bodybuilding con l'obiettivo di sviluppare una carriera agonistica e professionale come atleta pro IFBB. Di lui ricordiamo soprattutto le braccia eccellenti, fra le migliori degli anni Ottanta, con tricipiti lunghi e pieni e bicipiti dal picco impressionante, a riprendere l'eredità dell'iconografia lasciata da Arnold Schwarzenegger e Freddie Ortiz. Sfumata l'opportunità della carriera sportiva a causa di diversi incidenti di percorso, Bucci ha saputo evolvere cambiando i suoi obiettivi e rilanciando la sua immagine di uomo forte e dinamico nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a serie televisive di successo e film d'azione. Un cambiamento di direzione che gli ha permesso di raggiungere un pubblico molto più vasto. Una parabola professionale che accomuna Joe Bucci ad Arnold Schwarzenegger, Reg Park, Steve Reeves e tanti altri campioni del passato, e fa riflettere. C'è stato un tempo in cui i bodybuilder proponevano uno sviluppo fisico che conservava un appeal apprezzato dal grande pubblico, una fisicità che li rendeva perfetti per interpretare personaggi mitologici ed eroi nei film d'azione sul grande e sul piccolo schermo. Un'eredità che oggi sembra essersi persa, quando ruoli analoghi vengono interpretati non da campioni di bodybuilding come avveniva in passato, ma da attori con fisici pompati per l'occasione. Ricordiamo ad esempio pellicole Marvel quali Thor e Wolverine, il segno dei tempi di uno sport che, a dispetto dell'esplosione del fenomeno fitness, ha un po' perso il suo appeal di pubblico, tendendo a rimanere confinato ad una ristretta cerchia di appassionati. Opinione personale, ovviamente. In questo contesto Joe Bucci rimane un'icona positiva, un atleta e un influencer ante litteram che ha saputo motivare ed esaltare lo spirito di emulazione, contribuendo a far conoscere lo splendido sport del bodybuilding ad un pubblico più vasto. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Joseph Michael Bucci, detto Joe, nasce all'inizio degli anni 60 nella zona di Philadelphia, in Pennsylvania. Stanco di essere bullizzato dai suoi fratelli maggiori e viste le reazioni positive delle ragazze della scuola al fisico muscoloso di un suo amico, nel 1973, a 12 anni, Joe comincia ad allenarsi con i pesi. Come spesso accade, un'attività iniziata per migliorare la propria immagine e la sicurezza in se stessi si trasforma in breve in una vera passione. In palestra Joe cresce rapidamente e si innamora dello sport del ferro, tanto che solo 3 anni dopo, nel 1976, debutta sul palco al Mr. Northeastern America Teenager AAU, piazzandosi quinto. Un inizio non entusiasmante, ma Joe è molto giovane, ha ancora parecchia strada da fare davanti a sé e un buon margine di crescita. Ispirato da Arnold, che diventerà il suo modello di riferimento, Joe si prende alcuni anni per lavorare con tenacia in palestra e sviluppare un fisico competitivo. Il suo impegno e i suoi sforzi vengono presto ricompensati. Nel 1980 torna sul palco al Mr. Pennsylvania AAU e conquista il suo primo titolo regionale, vincendo sia la categoria medie taglie che il titolo assoluto. Un risultato che conferma che sta lavorando bene e ha le carte in regola per emergere in questo sport. Negli anni successivi continua a gareggiare puntando a vincere competizioni di maggior prestigio. Fra le sue performance di maggior rilievo ricordiamo la vittoria della categoria medie taglie e del titolo assoluto al Southern USA NPC del 1982 e il quinto posto nei pesi medio-massimi ai campionati NPC Nationals del 1983. Il 1983 comunque segna la vita di Joe con diverse disavventure. Prima deve metabolizzare la scioccante notizia dell'improvvisa morte del padre. In seguito, durante un allenamento, si strappa il bicipite sinistro. In entrambi i casi, dimostrando resilienza, Joe non si lascia scoraggiare dalle disgrazie, fa tesoro degli errori fatti, raffina la sua tecnica negli esercizi e riesce a ripartire con gli allenamenti e le competizioni. Torna sul palco al NABBA Universe del 1985, dove con un peso sui 93 kg, ben distribuiti su 1,77 m di statura, si classifica sesto fra i dilettanti nella categoria alte taglie. Nel 1986 si scontra con un grosso problema di salute. Durante la festa di Natale rischia di morire. In precedenza aveva aumentato le dosi di steroidi anabolizzanti nell'ottica di incrementare la sua massa muscolare per poter essere più competitivo in campo agonistico, ma quella sera beve abbondantemente e la combinazione letale di alcol e steroidi gli mostra il conto da pagare.
avverte un forte malore e finisce in ospedale, dove rischia di morire per un'emorragia interna. Una trasfusione gli salverà la vita, ma gli regala anche un'epatite cronica. Questo significa che non potrà più bere alcol e soprattutto non potrà più usare steroidi, una situazione che avrebbe scoraggiato la maggior parte dei bodybuilder agonisti. Ma Bucci non demorde, coglie l'opportunità per riprendere ad allenarsi drug free, o almeno così racconta, e seppure debba rinunciare ad un po' della massa muscolare raggiunta in precedenza, riesce a rimettersi in ottima forma, tanto che nel 1987 torna al successo in gara vincendo il concorso WAB Best in the World tenutosi ad Atlantic City, una vittoria che conferma che ha ancora possibilità di gareggiare come atleta vincente. Sul finire degli anni Ottanta si trasferisce col compagno di allenamento David Baglivo a Los Angeles, in California, per allenarsi alla Gold's Gym e puntare ad affermarsi ai massimi livelli sui circuiti NPC e IFBB. Conosce Joe Weider e la sua immagine appare sulle riviste di numerose riviste del settore, facendolo conoscere al grande pubblico. Trova un lavoro come manager e addetto alle pubbliche relazioni del Marina Pacific Hotel di Venice, che diventa la meta di pellegrinaggio per tanti culturisti che ogni anno si recano alla mecca del bodybuilding di Los Angeles per allenarsi alla Gold's Gym. Joe si dedica alle pubbliche relazioni e all'allenamento, con l'obiettivo di diventare un bodybuilder professionista di punta. Purtroppo la sua carriera come bodybuilder agonista non decollerà, ma vivendo nei pressi di Hollywood gli si aprono un mondo di opportunità. Il suo look atletico e accattivante, con il baffo alla Errol Flynn, gli aprono la strada come uomo copertina e modello fitness sulle riviste di settore, nonché per una interessante carriera nel mondo della televisione e del cinema, sulle orme del suo idolo Arnold Schwarzenegger. Fra i suoi lavori di maggiore prestigio ricordiamo la partecipazione a diversi episodi della popolare serie poliziesca Hunter e al film Exit. E non dimentichiamo la sua attività come autore e divulgatore in ambito fitness, per la quale ricordiamo i libri Piston Power e Biceps by Bucci. All'apice della carriera agonistica, Joe Bucci si allenava in palestra seguendo il classico approccio in voga all'epoca, quindi 6 giorni a settimana, 2 volte al giorno, impegnando ogni gruppo muscolare 2 volte a settimana con la seguente programmazione: lunedì e giovedì spalle, braccia, polpacci e addominali, martedì e venerdì gambe e addominali, mercoledì e sabato petto, schiena, polpacci e addominali, la domenica riposava. Eseguiva 3-4 esercizi facendo 4-5 serie da 8-10 ripetizioni per movimento, mantenendo un ritmo di lavoro serrato con brevi pause di riposo tra le serie. In generale l'allenamento di ogni gruppo muscolare si sviluppava in un primo esercizio eseguito con carichi pesanti per stimolare la forza e l'ipertrofia miofibrillare, mentre nei restanti 2-3 esercizi il focus era sullo stress metabolico e il pump. Per bruciare il grasso praticava anche attività aerobica, facendo lunghe camminate a passo sostenuto. Sul piano alimentare Bucci aveva un suo metodo ben preciso. Lontano dalle competizioni tendeva a ridurre il proprio peso corporeo, mantenendo sempre bassa la percentuale di grasso, e aumentava la massa muscolare durante la fase di preparazione pre-gara, un approccio praticato da diversi atleti della Golden Era. Basti citare Arnold Schwarzenegger e Franco Columbu. Joe stima che la sua dieta consistesse in circa 2500 calorie quotidiane, con una suddivisione dei macronutrienti approssimativamente del tipo 70% carboidrati, 20% proteine e 10% grassi. In preparazione per le gare faceva 5 pasti al giorno, suddivisi in 3 pasti principali più 2 spuntini. A pranzo e a cena privilegiava l'apporto proteico, mangiando pollo, tonno e pesce di vario genere, accompagnati da un po' di verdura, mentre nei restanti pasti mangiava parecchi carboidrati, sotto forma di frutta, cereali e anche dolci. A differenza di tanti altri atleti, riteneva infatti che l'energia fornita dagli zuccheri lo aiutasse durante gli allenamenti. Riassumendo, Joe Bucci è stato un atleta emergente della Golden Era, un personaggio che ebbe una discreta notorietà nel panorama del bodybuilding degli anni Ottanta, popolare per l'eccezionale sviluppo delle braccia, soprattutto il formidabile picco dei bicipiti, che ricordavano in qualche modo quelle di Arnold Schwarzenegger e Freddie Ortiz. Joe ha dapprima cercato di costruirsi una carriera come bodybuilder agonista, incorrendo in diverse battute d'arresto per infortuni e problemi di salute, ma ha saputo rettificare il suo approccio e i suoi obiettivi, sviluppando una carriera di successo come modello e icona del fitness, figurando sulle copertine delle maggiori riviste del settore e partecipando in veste di attore in programmi televisivi di successo come la serie poliziesca Hunter e film d'azione come Exit.
un trend abbastanza diffuso fra i campioni di bodybuilding della Golden Era, un'epoca nella quale gareggiare pagava poco in termini economici, ma serviva come trampolino di lancio per evolvere la propria carriera professionale in altre direzioni, ad esempio nel mondo dello spettacolo. Noi ricordiamo il simpatico Joe come un personaggio positivo, l'Errol Flynn del bodybuilding, un'icona del mondo del bodybuilding e del fitness che ha veicolato e fatto conoscere questo splendido sport al grande pubblico, portando sullo schermo una fisicità e uno spirito apprezzato da molti. Ciao, alla prossima!